Il programma Spazio Alpino è un programma di cooperazione territoriale transnazionale che interessa le regioni dell'arco alpino di 7 stati diversi, più precisamente dell'Italia, della Francia, della Germania, dell'Austria, della Svizzera, del Liechtenstein e della Slovenia. È un programma quindi che finanzia progetti di cooperazione tra partner appartenenti a questi territori, e in particolare il programma di questo periodo di programmazione, il periodo di programmazione 2007-13, individua 3 grandi obiettivi. Il primo obiettivo è l'obiettivo di accrescere l'attrattiva del territorio dello spazio alpino e quindi di accrescere anche lo sviluppo economico, anche per far fronte su realtà alle volte piccole ad una sfida che è quella della globalizzazione. Il secondo grande obiettivo è quello dei trasporti e quello della connettività. Basti pensare a quanto sia importante la connettività per delle realtà che sono spesso isolate, quindi come quelle delle realtà della montagna delle nostre Alpi. Così come un problema reale è quello dell'attraversamento dell'arco alpino che costituisce quindi questa barriera tra l'area del Mediterraneo e l'area nord europea. L'arco alpino è anche un territorio caratterizzato da una grande ricchezza, con un grande patrimonio naturale, un grande patrimonio culturale, e quindi il terzo grande obiettivo è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio. La dotazione finanziaria, che è composta da fondi europei, in particolare dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e da fondi statali, ammonta a circa 130 milioni di euro. Questo periodo di programmazione si è concluso per quanto riguarda la programmazione nel dicembre 2013, poi per la sua attuazione si concluderà entro il 31 dicembre dovrà concludersi entro il 31 dicembre del 2015. Il programma Spazio Alpino, così come lo vediamo oggi, è il risultato di un processo che nasce nel lontano 1994, quando viene individuato come sito pilota una parte dell'arco alpino, in particolare la parte orientale dell'arco alpino, e questa esperienza ha dato dei frutti molto positivi. Nel 1999 l'Unione Europea definisce lo schema di sviluppo sostenibile per l'Unione Europea e individua nel policentrismo uno degli elementi cardine e particolarmente importanti per uno sviluppo sostenibile del territorio europeo. E l'arco alpino viene preso in considerazione da parte dell'Unione Europea come un'area particolarmente importante anche come laboratorio per questo tipo di sviluppo. Nasce quindi, all'epoca erano dei programmi di iniziativa comunitaria, non erano ancora dei programmi mainstreaming della Commissione Europea, cioè erano dei programmi dell'Unione Europea, erano dei programmi che nascevano come iniziative comunitarie dirette dalla Commissione Europea. Nasce il programma Spazio Alpino, che nella sua dimensione territoriale era esattamente come quella che ci vediamo oggi, cioè quindi interessa in particolare per l'Italia le 7 regioni che sono tuttora interessate, che sono, oltre alla Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria, la regione Lombardia, la regione Veneto, la regione Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Col passare degli anni poi, con la programmazione 2007-2013, c'è un'ulteriore evoluzione, perché la cooperazione territoriale diventa mainstreaming per gli obiettivi della coesione della politica regionale europea, e di conseguenza anche il programma Spazio Alpino diventa un programma mainstreaming della Commissione, e quindi gli obiettivi restano quelli di cui si parlava prima, ma si cerca di avere un impatto particolare, e soprattutto nella selezione dei progetti da mettere a finanziamento si va a valutare anche la possibilità di replicare, di esperienze che consentano di replicare gli esiti dei progetti su tutta l'area territoriale di programma. Il programma Spazio Alpino, come tutti i programmi di cooperazione territoriale, transfrontaliera o transnazionale, è gestito attraverso una serie di organismi,
In particolare, direi innanzitutto occorre citare il comitato di sorveglianza, che nel caso del programma Spazio Alpino si chiama comitato di programma, che vede rappresentate le delegazioni di tutti gli stati interessati dal programma, dei 7 stati, e quindi che ha quali competenze principali quelle della selezione delle proposte progettuali al termine di un processo istruttorio dove vengono valutate dal punto di vista tecnico-economico e di valenza transnazionale, e ha anche il compito di vegliare su una corretta attuazione del programma, quindi svolge le attività di monitoraggio, approva il rapporto annuale di esecuzione e quant'altro. Oltre al comitato di programma, tutta la gestione quotidiana del programma è delegata ad un'autorità di gestione che per il programma Spazio Alpino è svolta dall'End di Salisburgo, coadiuvata dal segretariato tecnico congiunto che ha sede a Monaco e che è tra l'altro incaricato di svolgere una parte cospicua della valutazione dell'istruttoria per la valutazione delle proposte progettuali. Oltre a questi organismi vi è l'autorità di certificazione, che è l'autorità incaricata di svolgere tutte le attività legate, diciamo così, ai pagamenti. Oltre all'autorità di certificazione c'è l'autorità di audit, che è l'autorità che verifica che i controlli sulle operazioni siano stati svolti in maniera corretta e coerente con quanto è stabilito dai regolamenti europei e dalle discipline nazionali. L'autorità di audit, siccome si tratta di stati con normative diverse, è coadiuvata da un gruppo of auditor che vede la rappresentanza di un membro per ognuno degli stati interessati. Per noi questo compito è il rappresentante dell'Italia, è un rappresentante del Ministero dell'IGRUE, in pratica della Ragioneria dello Stato. Ora, un programma così vasto necessita peraltro anche di un'organizzazione a livello nazionale. La governance del programma a livello nazionale è stata assicurata da un comitato nazionale che vede rappresentanti dello Stato, rappresentanti dei ministeri, rappresentanti delle regioni e del partenariato socio-economico. In questo comitato viene definita praticamente la posizione italiana per tutto quanto riguarda l'attuazione del programma, e che viene poi portata, questa posizione discussa viene portata nel comitato di sorveglianza da parte della delegazione italiana che è composta dal presidente, da un rappresentante del Ministero del Stato. Fino ad oggi è stato così, da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, dal Presidente del Comitato nazionale e dal Vicepresidente del Comitato nazionale, che sono 2 ruoli assicurati dalle regioni. In particolare, per quanto riguarda lo Spazio Alpino, la presidenza del Comitato è assicurata dalla Regione Lombardia e la vicepresidenza dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il Comitato Nazionale è anche, diciamo che tra le posizioni che il Comitato Nazionale prende vi è anche quella in merito alle operazioni da selezionare. Come avviene la selezione delle operazioni? Come avviene la presentazione delle domande al programma? Vengono lanciati dei bandi, vengono aperti dei bandi. La procedura è una procedura che è stato scelto, viene fatta in 2 step, quindi in 2 tempi, anche questo per evitare che ci fossero degli investimenti, delle grosse spese per montare dei progetti che poi non avevano possibilità di essere ammessi a finanziamento, quindi con dispendio di energie e di tempi. Si è previsto quindi di lanciare una prima expression of interest, cioè viene compilato una scheda nel quale viene, diciamo così, a grandi linee elaborata, viene presentata una proposta progettuale che poi viene sottoposta a una prima valutazione. Le proposte progettuali che corrispondono a determinati criteri vengono ammesse alla seconda fase, che quindi con lo sviluppo poi del progetto nella sua interezza, e che viene sottoposto poi alla valutazione e all'esame ulteriore e all'istruttoria ulteriore. Nel corso di questa programmazione sono stati lanciati 5 bandi
che hanno coperto le tre priorità, i tre macro obiettivi di cui si parlava prima del programma. Il raccordo quotidiano praticamente con le attività di gestione del programma sono anche assicurate a livello nazionale dai contact point. Il contact point nazionale, oltre a essere un punto di riferimento per i beneficiari, per l'eventuale assistenza tecnica, sia in fase di predisposizione delle proposte progettuali, sia in fase di attuazione del progetto, è anche un punto importante per noi regioni, perché svolge un'attività di coordinamento anche delle attività che noi regioni svolgiamo sia nell'animazione che nell'assistenza tecnica a nostra volta nei confronti dei beneficiari locali. Un programma di cooperazione transnazionale offre delle opportunità molto importanti per i partner, perché consente loro da un lato di scambiare delle informazioni, di confrontarsi con realtà diverse su problematiche comuni. È chiaro che questo comporta anche una serie di problemi che sono legati alla lingua, quindi anche a mentalità culturali di tipo diverso, però la possibilità di partecipare a reti, non so, io ho in mente il programma Le Perle delle Alpi, dove un piccolo comune e due piccoli comuni come Chamois e la Madeleine o il comune di Cogne si sono inseriti in una rete delle perle alpine, quindi hanno un loro sito web. Questo consente loro di proporre delle soluzioni per un turismo sostenibile e quindi di avere un impatto più forte, perché svolto in cooperazione con altri partner che presentano analoghe problematiche e analoghe opportunità di sviluppo, evidentemente. Di sicuro c'è da trarre dei grossissimi vantaggi dalla cooperazione, perché quando si parla di scambi di buone pratiche, io ho in mente ancora per esempio progetti nel settore dei rischi naturali, che sono problematiche che interessano l'intero territorio delle Alpi e che vengono affrontati alle volte in maniera settoriale con delle esperienze positive che, se messe a disposizione dell'insieme della frontiera, possono avere degli impatti davvero importanti per il territorio. È un programma che sicuramente ha dato dei risultati molto positivi, sia in termini di capacità di assorbimento delle risorse, sia in termini di impatto sul territorio, e ci sono numerosi esempi che stanno a testimoniarlo. È altrettanto vero che questo attesta anche l'interesse che c'è da parte delle popolazioni dell'arco alpino di partecipare a un programma e iniziative di questo tipo. Come tutte le cose è migliorabile. Io credo che, nonostante la grande disponibilità del segretariato tecnico congiunto a spostarsi, nonostante lo sforzo che noi regioni cerchiamo di fare e del contact point nazionale, forse sarebbe importante riuscire a rafforzare la presenza di organismi decentrati del programma, secondo me, sull'area occidentale, perché l'autorità di gestione e il segretariato tecnico congiunto, avendo sede nella zona orientale delle Alpi, è chiaro che c'è una maggiore facilità e una maggiore vicinanza nei confronti del programma da parte delle popolazioni dell'area orientale rispetto a quelle dell'area occidentale. Un'altra cosa che secondo me potrebbe essere particolarmente importante nella futura programmazione sarebbe quella di rafforzare una strategia, l'individuazione di alcune priorità per rafforzare una strategia che consenta di concentrare le risorse su alcune priorità condivise dell'area, e credo che in questo senso la strategia macroregionale alpina, che verrà licenziata fra poco, sarà uno strumento molto importante, e così come il programma potrà essere uno strumento a sua volta in favore della strategia per darne concreta e reale attuazione.